Benvenuti a Storie dalla soffitta, il vostro rifugio per scoprire curiosità, storie e segreti della nona arte. Oggi ci immergiamo in un mondo audace e spumeggiante per esplorare un personaggio che ha lasciato il segno nel panorama del fumetto italiano, la bionda di Franco Saudelli. Un mix irresistibile di eleganza, sensualità e ironia. La protagonista di oggi è una ladra astuta e ammaliante, protagonista di avventure che sfidano ogni limite. Mettetevi comodi perché c'è davvero tanto da raccontare. Iniziamo dalla protagonista. La bionda non è solo un'eroina, ma un vero e proprio simbolo. Dotata di una chioma dorata e fluente, sempre impeccabile, il suo look è completato da una maschera nera che ne sottolinea l'aura di mistero. L'abbigliamento? Provocante e assolutamente distintivo. Pantaloni aderenti, lunghi guanti, tacchi alti e il tocco finale, un farfallino che la rende inconfondibile. Ma non fermiamoci all'aspetto. La bionda è una ladra geniale, ma anche una donna capace di usare il suo ingegno per uscire da situazioni impossibili. Dotata di un'ironia pungente e di un fascino magnetico, sfida le autorità, i nemici e a volte persino gli alleati, giocando con intelligenza e sensualità. Le sue storie non sono mai banali. Si passa da audaci furti ad avventure ricche di colpi di scena, con momenti che alternano suspense e comicità. Il tutto condito da una vena di erotismo che, anziché cadere nel volgare, si muove con leggerezza e ironia, diventando parte integrante del personaggio. Dietro a questo capolavoro troviamo Franco Saudelli, una delle figure più interessanti del fumetto italiano. Nato nel 1952 a Latina, Saudelli inizia la sua carriera negli anni 70, collaborando con nomi di rilievo come Ugolino Cossu e Massimo Rotundo. Ma è negli anni 80 che sviluppa uno stile unico, incentrato sull'erotismo e su un'attenzione quasi maniacale per i dettagli anatomici. Saudelli non è solo un disegnatore straordinario, ma anche un narratore capace di intrecciare umorismo, sensualità e avventura in modo unico. La sua matita dà vita a personaggi femminili affascinanti e mai banali, dove l'estetica è al servizio della narrazione. In La bionda, il tratto di Saudelli raggiunge la sua massima espressione. Linee morbide e fluide, pose dinamiche e una capacità unica di catturare il movimento. Le sue tavole sono un mix perfetto di eleganza e provocazione, con una qualità che le rende riconoscibili a colpo d'occhio. Le avventure della bionda sono spesso ambientate in contesti surreali, che mescolano fantascienza, noir e commedia. La protagonista si muove tra città futuristiche e ambientazioni ricche di dettagli, dove compie furti spettacolari e affronta personaggi altrettanto bizzarri. Un elemento distintivo delle storie è la presenza di tematiche legate al bondage e al feticismo, trattate però con un'ironia che le rende leggere e mai opprimenti. Saudelli gioca con questi elementi, trasformandoli in parte integrante dell'universo narrativo, senza mai perdere il focus sull'intrattenimento. Un esempio emblematico è l'episodio Colpo doppio, dove la bionda pianifica un furto apparentemente impossibile, scontrandosi con avversari astuti e situazioni al limite del grottesco. Ogni episodio è una sorpresa, capace di catturare il lettore e trascinarlo in un mondo dove tutto è possibile. La bionda fa il suo debutto nel 1987 sulle pagine della rivista Comic Art, un contenitore che ha ospitato alcuni dei più grandi talenti del fumetto italiano. Fin dalle prime apparizioni, il personaggio ottiene un grande successo, grazie al mix di avventura, erotismo e umorismo che lo contraddistingue. Negli anni successivi, Granata Press dedica al personaggio una serie mensile, che permette a Saudelli di ampliare l'universo narrativo e di approfondire il carattere della protagonista. La serie vede anche la collaborazione di sceneggiatori e artisti come Giuseppe Ferrandino e Ottavio De Angelis, che contribuiscono a dare nuove sfumature alle storie. Le storie della bionda sono state raccolte in vari volumi, tra cui segnaliamo Colpo doppio, 2018, e La bionda, Qualcosa che luccica, entrambi pubblicati da Editoriale Cosmo. Questi volumi rappresentano un'ottima occasione per riscoprire le avventure di un personaggio unico nel panorama fumettistico italiano. Non c'è dubbio che la bionda abbia avuto un impatto significativo nel mondo del fumetto. In un'epoca in cui l'erotismo era ancora un tabù per molti, Saudelli ha saputo affrontare il tema con eleganza e ironia, dimostrando che il fumetto può esplorare anche tematiche adulte senza perdere la sua anima ludica.
Il personaggio ha influenzato non solo altri autori italiani, ma anche il modo in cui l'erotismo è stato rappresentato nel fumetto internazionale. La Bionda ha aperto la strada a una nuova generazione di opere che combinano sensualità, avventura e humor, dimostrando che il fumetto può essere audace e raffinato al tempo stesso. Devo ammettere che La Bionda è uno di quei personaggi che ti restano impressi, non solo per il suo aspetto iconico, ma per la capacità di trasmettere un mix di forza, astuzia e fascino che poche eroine riescono a eguagliare. Le storie sono divertenti, intelligenti e mai scontate, e i disegni di Saudelli sono semplicemente straordinari. Credo che chiunque ami il fumetto, o anche solo le belle storie, debba dare una possibilità alla Bionda. È un'opera che riesce a sorprendere e intrattenere, anche a distanza di anni dalla sua prima pubblicazione. E voi conoscevate già La Bionda? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo personaggio e delle sue avventure. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi episodi di Storie dalla Soffitta. Alla prossima, amici del fumetto!